Il termine stress apparve per la prima volta nel 1935 grazie al fisiologo Walter Bradford Cannon e venne riconosciuto poi come sindrome, ovvero come uno spettro di vari sintomi, intorno al 1956 dal medico Hans Selye. Fu proprio Selye a esprimersi ironicamente su questa condizione, affermando che le uniche persone immuni dallo stress sono quelle morte. Ogni giorno ognuno di noi si trova a dover affrontare sfide più o meno stressanti, ovvero eventi che attuano prima nel cervello e immediatamente dopo nel corpo delle risposte precise di adattamento psicologico e fisiologico all'ambiente. La rete internet e le nuove tecnologie, esplose in maniera esponenziale a partire dagli anni 90 del secolo scorso, ci venivano proposte come un modo per facilitare la vita, la comunicazione a distanza, la conoscenza e gli affari, ma sono diventate alla fine causa di ulteriore stress per la loro gestione. L'era che stiamo vivendo, definita dai filosofi era della performance, vede ognuno di noi misurato costantemente sui risultati che ottiene, e questo è il terreno fertile per la condizione di stress. Occupandomi di coaching ogni giorno posso affermare che banalmente per una coppia che sta iniziando un viaggio di condivisione e fiducia sono spesso proprio queste tecnologie a essere causa di ulteriore stress. Non hai idea di quante persone entrano nel loop del controllo, andando letteralmente in paranoia quando scrivono un messaggio al partner e questo, magari perché sta lavorando, lo legge ma non risponde per qualche ora. La chiamo sindrome delle spunte blu e davvero non hai idea di quanti individui si rovinano la vita, ore e giornate per questo motivo. Gli studi sullo stress continuano ancora oggi e i ricercatori sono riusciti a profilare questa sindrome in maniera molto accurata, definendo uno stress buono e uno stress cattivo e analizzando i loro effetti sulla salute. Oggi facciamo un breve punto su questa tematica che per essere sviluppata in maniera esaustiva richiederebbe ore. E verso la fine del video vediamo quali sono le persone che se la cavano meglio in condizioni stressanti e quali invece ne rimangono succubi, rovinando la propria salute e spesso anche le relazioni che vivono. Iniziamo con la fisiologia e vediamo cosa accade sul piano chimico nel nostro organismo quando ci troviamo davanti a una minaccia. Per farlo immagina un uomo preistorico che incontra sul suo cammino una tigre dai denti a sciabola, visibilmente affamata. Non appena la vede, il suo sistema endocrino innesca in una frazione di secondo la secrezione di ormoni che attivano il sistema nervoso autonomo. Improvvisamente le ghiandole surrenali rilasciano un'ondata di catecolamine, ovvero l'adrenalina e la noradrenalina. Queste determinano un aumento del battito cardiaco, fanno accelerare il ritmo respiratorio e alzano la pressione sanguigna. Tutto questo, che avviene con una velocità impressionante, permette all'individuo di reagire con l'energia necessaria, attivando 3 risposte differenti, tipiche della paura: l'attacco, la fuga e l'immobilità per passare inosservato. Queste risposte ci hanno permesso di prosperare come specie, favorendo la sopravvivenza e l'evoluzione. Una volta che la minaccia è passata, possono essere necessari dai 20 ai 60 minuti prima che il corpo ritorni nelle condizioni precedenti di tranquillità. In casi come questi si può parlare di stress buono, che si dimostra utile, poiché attiva le risorse per trovare una risposta adeguata in tempi molto brevi e ci permette di affrontare minacce, risolvere problemi, superare sfide difficili, raggiungere obiettivi. Le sfide che si presentano oggi davanti a noi sono molto diverse, tranne nelle zone di guerra dove si vive in una costante minaccia di morte. Nel nostro ufficio può essere un capo, un collega, un cliente a prendere le sembianze di una tigre dai denti a sciabola. E nella vita privata può essere un partner, una suocera o un figlio a minacciare la nostra incolumità emotiva. Tuttavia il meccanismo di risposta fisiologica è rimasto identico a quello del nostro antenato. Gli studi di cui ti ho parlato hanno dimostrato che uno stress acuto e prolungato, con gli effetti fisiologici che ho descritto, può determinare il logoramento del sistema cardiovascolare, portando più facilmente a ictus o all'infarto del miocardio. Ma non finisce qui.
Esistono infatti altri effetti sul comportamento di chi vive un costante stress, che si rivelano dannosissimi per la salute, come i disturbi del sonno, dell'alimentazione, l'abuso di alcol, di fumo, di varie dipendenze e alla fine la riduzione anche dell'attività fisica. E ancora, vogliamo parlare degli effetti relazionali dello stress? Quanti di noi tornano a casa stressati da una giornata lavorativa e attuano dei comportamenti poco rispettosi nei confronti delle persone che amano di più? Quanti hanno esaurito la pazienza con il capo e poi in famiglia non ne hanno più un briciolo per gestire i normali momenti di incomprensione che possono verificarsi con il partner o con i figli? Lo stress prolungato viene definito stress allostatico o carico allostatico e più si prolunga nel tempo, più ci sentiamo fisicamente ed emotivamente esausti, con il rischio di burnout e la sensazione di essere prosciugati, incapaci di far fronte agli impegni quotidiani e un morale sottoterra. Ma veniamo al punto, a mio avviso, più interessante delle ricerche sullo stress. In buona sostanza, i ricercatori hanno capito, analizzando una moltitudine di soggetti stressati, soprattutto in ambito lavorativo, che esiste purtroppo una condizione emotiva che si dimostra altamente peggiorativa nelle condizioni di stress. È la mancanza di resistenza psicologica, che spinge una persona a vivere una sorta di loop, stressandosi per il fatto stesso di essere stressata. Questa scoperta, che dobbiamo alla psicologa Susan Kobasa della Chicago University, si fonda su un monitoraggio avvenuto intorno alla fine degli anni 60 su un gruppo di dirigenti aziendali sottoposti a grave stress emotivo per la paura costante di essere licenziati dall'azienda in cui lavoravano a causa di un'imminente ristrutturazione organizzativa. Lo studio dimostrò che alcuni di loro erano talmente demoralizzati da ammalarsi, mentre altri, sotto la medesima minaccia, sembravano prosperare, perché si muovevano secondo quella che viene definita dalla stessa Kobasa resistenza psicologica. Le persone psicologicamente resistenti hanno in sé 3 componenti virtuose che lavorano in sincrono e che sono l'impegno, la sfida e il controllo. Questi ingredienti garantiscono una visione del mondo che si rivela altamente efficace, dal momento che le rende capaci di affrontare anche le condizioni più difficili, mantenendo performance adeguate e una condizione di salute ottimale. Vediamo brevemente queste 3 componenti. L'impegno è tipico di quelle persone che considerano la vita complessivamente significativa e interessante, nonostante a volte presenti dolore e delusioni. Il fattore impegno comprende anche una certa attenzione sulle proprie competenze, un loro riconoscimento che favorisce ovviamente un sentimento di autostima e la certezza di poter affrontare ogni avversità migliorandosi, apprendendo, adattandosi ai nuovi contesti. L'individuo che ha in sé questa spinta all'impegno non si limita solo a quello lavorativo, ma lo espande anche nel sociale. Le persone che invece manifestano uno scarso impegno spesso si annoiano e considerano la vita generalmente come poco interessante. Vanno a scuola, lavorano timbrando cartellini e limitandosi alle mansioni previste dal contratto, sono disimpegnate socialmente, non appagate dalle proprie attività, che quindi vengono ridotte al minimo indispensabile. Assomigliano a dei vegetali e tendono a desistere facilmente davanti a una sfida. Sono gli inquilini più tipici dell'albergo comfort zone. Il senso della sfida, che è il secondo ingrediente della resistenza psicologica, governa chi ama la varietà e chi è aperto a considerare il cambiamento come un'interessante opportunità per crescere, andare oltre, migliorare, esplorare. Queste persone hanno compreso che la vita presenta dei problemi di vario tipo e che è meglio affrontarli anziché evitarli, dal momento che quando vengono superati si lasciano dietro una coltre di positività che alimenta il senso di efficacia e quindi anche l'autostima. Al contrario, le persone carenti di senso della sfida preferiscono una vita prevedibile, senza scossoni, senza cambiamenti, e quando questi si presentano si disorganizzano. Possono essere persone molto affidabili, finché il contesto è statico e prevedibile, ma mostrano pochissima adattabilità nel momento in cui cambia il vento. Gli studiosi Fiske e Maddy, intorno al 1961, hanno coniato l'espressione identità ideale per descrivere le persone che vivono una vita intensa e proattiva, che sono aperte verso le nuove esperienze. Al lato opposto troviamo lo spettro del nevrotico esistenziale,
che evita sistematicamente il cambiamento perché cerca la sicurezza, la prevedibilità di ciò che già conosce e gli appare familiare. L'ultimo tratto della resistenza psicologica è il controllo, ovvero la credenza intima che le nostre azioni possano realmente fare la differenza in merito a ciò che si verificherà. Vivere un senso di controllo porta ad agevolare ovviamente il senso di sfida, poiché significa sentirsi in grado, con le proprie scelte e le proprie azioni, di produrre determinati esiti positivi. Chi è carente di questo tratto invece si sente sopraffatto dagli eventi difficili e vive la credenza di non poterli minimamente influenzare. Quindi entra in una dimensione di passività, rimane in balia delle onde e si lamenta con se stesso e con gli altri. Spero che con questi spunti tu possa capire qual è il tuo grado di resistenza psicologica e magari riesca ad aumentarlo. Ci rivediamo sabato prossimo. Buon cammino da Sergio Massi.